Mettetevi comodi cari amici per questo nuovo episodio in cui percorreremo le selvagge strade danesi. La rotta è sempre quella, il nord, venite con noi. Episodio 7, Danimarca selvaggia. Dopo una bella nuotata presso la piscina dell'hotel Kribi-Likro, ci facciamo stupire da questa sontuosa colazione, in cui vengono anche offerti super alcolici. Ed è così che, come ogni mattina, riempiamo bene la pancia e siamo subito pronti per ripartire. Lasciamo alle spalle Taulov e le acque tranquille del Kolding Fjord, dove il cielo si riflette come uno specchio tra vento leggero e profumo di mare del nord. Le ultime case scorrono lente ai lati della strada, mentre il paesaggio si apre in campi ordinati e orizzonti sempre più ampi. Davanti a noi il nord ci aspetta. Oggi ci aspettano chilometri d'asfalto, luce fredda e quella sensazione inconfondibile di avventura che cresce ad ogni curva. Il viaggio continua e con lui la voglia di scoprire cosa si nasconde oltre la prossima linea dell'orizzonte. Allora vediamo un po' il nostro viaggio. Siamo partiti dal sud della Svizzera, abbiamo percorso tutta la Germania, dove vedete le casette sono i luoghi in cui abbiamo pernottato, e in blu vedete il percorso che vogliamo tracciare oggi. Partiamo quindi da Taulov, dove è posizionata la casetta verde in basso allo schermo, e percorreremo tutta la penisola Jutland danese verso nord, per raggiungere la città di Hirtshals, dove è possibile imbarcarsi sui traghetti che portano verso la Norvegia. Se non avete visto i video precedenti, vi consiglio di andare a ripescarli nel mio canale. Io e mio padre abbiamo 3 settimane di tempo e cercheremo di raggiungere il punto più a nord possibile. Oggi è il 5° giorno di viaggio e intendiamo quindi percorrere l'intera Danimarca per raggiungere il suo nord. Viaggiamo giorno per giorno, senza una vera e propria meta. In giornata cerchiamo un posto dove dormire. In questo modo, senza scadenze o riservazioni che ci obbligano a raggiungere un dato punto, un dato giorno, secondo noi il viaggio prende una piega molto più avventurosa. Mio padre mi segue sulla sua mitica Royal Enfield 350 e io guido la mia Triumph Street Scrambler. L'aria è fresca e pulita, carica di quel profumo salmastro che solo il nord Europa sa regalare. Siamo nel cuore dello Jutland, la
spina dorsale della Danimarca. Davanti a noi si apre una lunga linea d'asfalto che taglia il paese da sud a nord, attraversando terre ordinate, campi coltivati con geometria perfetta, piccoli villaggi silenziosi e rare stazioni di servizio isolate. Il motore trova il suo ritmo costante e ipnotico. I chilometri scorrono uno dopo l'altro, come pagine di un libro che si voltano senza fretta. Ai lati della strada il paesaggio cambia lentamente, distese verdi che si fondono con l'orizzonte grigio-azzurro. Su queste strade non si trovano facilmente benzinai. In effetti ho ancora 37 km di autonomia e fortunatamente ne appare uno. Miles più, quella che è senza il più. Faccio anche la riserva, dici? Ma no, dopo col sole così andava bene. E bisogna aprire l'aria di qua? No. La seconda, no? No, quello che non scarichi. Ah, devi pagare forse prima? Sotto che deve costare Proviamo. Sì, l'altro è 1,46, vedi? La Miles qui. Ah. Come funziona? Quello là è uguale. Sì. Beh, bisogna chiedergli. Ecco, siamo arrivati ad un distributore qui in Danimarca, del quale non so il nome. Interessantissimo perché c'era la coda e in qualche modo abbiamo chiesto cosa non funzionava e ci hanno detto che perché c'era un problema del computer. Martino aveva fatto vari tentativi di inserire la scheda, invece poi abbiamo capito che non era la scheda che non funzionava, ma era il computer qua su danese che non voleva lavorare bene, ecco. Adesso abbiamo fatto il pieno, anzi il Martino oltre al pieno ha riempito anche la sua tanicchetta che... Quanto contiene Martino? 3 litri. Quanto? 3 Ah, 3 litri, perfetto, guarda lì che bella. Questa ci dà garanzia per arrivare fin su a Hirschal e vedere anche il faro. Un signore gentilissimo ci ha consigliato di andare sulla spiaggia, ci sono delle dune, si può entrare in moto e c'è ancora un straordinario faro che lancia la luce lontano. Ecco. Grazie. Le strade sono deserte. È da un po' che sulla nostra strada non incontriamo villaggi. I loro nomi restano impressi solo per il tempo di un cartello stradale, mentre il viaggio continua a reclamare tutta la nostra attenzione. L'autostrada resta lontana, da qualche parte, invisibile. Noi continuiamo a seguire le strade secondarie, quelle sottili linee grigie che attraversano
lo Jutland, come vene silenziose. Qui il viaggio ha un altro ritmo, niente corsie infinite, niente rumore costante, solo curve leggere, campi aperti e piccoli villaggi che sembrano sospesi nel tempo. Si attraversano ampie distese aperte dove l'orizzonte sembra infinito e poi, quasi all'improvviso, ci si addentra in boschi fitti e silenziosi, dall'aria fresca e profumata. Le strade secondarie si snodano tranquille tra campi, prati e alberi, offrendo continui cambiamenti di scenari e atmosfere dal paesaggio quasi nordamericano a quello tipico della Danimarca più rurale. Ogni curva rivela un nuovo dettaglio e la guida diventa un piccolo viaggio nella varietà e nella calma della natura. Che, sebbene ci troviamo al centro della penisola, sullo schermo del mio navigatore compare dell'acqua. Si tratta di una vasta area d'acqua salmastra, dei fiordi del nord della Danimarca, i Limfjorden, dove il mare del nord si mescola con l'acqua dolce dei fiumi locali. Questo paesaggio non è nato per caso. Circa 10.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione, i ghiacciai modellarono il terreno creando profonde depressioni che furono poi invase dal mare. Sedimenti e fiumi hanno col tempo definito la forma delle baie e delle spiagge che oggi possiamo ammirare. Questa zona è così un luogo dove natura, acqua e storia geologica si incontrano, offrendo uno scenario unico di vita marina, uccelli e paesaggi da esplorare. Ho parlato adesso con una signora che parlava tedesco, ha chiesto dove stiamo andando, ho detto che andiamo su a Hirschal e dice lei dopo Ondan, Norvegia, sì dico, dice guardi qui è bellissimo ma là vi piacerà ancora di più.
Mi scuso per la bassa qualità delle immagini, purtroppo il drone ha avuto un problema di messa a fuoco. Io vi saluto cari amici e vi attendo per il prossimo episodio dove raggiungeremo il nord della Danimarca e saremo pronti quindi per prendere i traghetti e superare il confine del mare del nord per raggiungere la mitica Norvegia. A presto!